Ciao, sono Marco della Sailing Sicily, dalla base di Scarlino. Allora, i posti da visitare assolutamente in questa zona. Qui il giro classico che si fa in una settimana è l'isola d'Elba, Capraia e il nord della Corsica, mentre in alternativa si può fare anche il sud, quindi l'Argentario, l'isola del Giglio e Giannutri. I posti da non perdere, secondo me, sono sicuramente i porticcioli dell'isola d'Elba, quindi Rio Marina, Porto Azzurro, Marciana Marina, Marina di Campo e Portoferraio. Mentre sulle isole minori, Calarossa, Capraia e il porticciolo di Capraia. Per quanto riguarda le difficoltà, non ci sono molte difficoltà in questa zona, è una zona piuttosto semplice. E c'è da fare attenzione uscendo qui dal porto di Scarlino e andando verso il canale di Piombino agli allevamenti del pesce, che sono molto a largo, quindi si trovano sulla rotta, diciamo, da qui al canale di Piombino. E invece per quanto riguarda le secche, ci sono soltanto la secca di Capobianco a Portoferraio, che è comunque segnalata, e invece a sud, entrando nel Golfo Stella, la secca dei Gemini. Per il resto c'è una zona di navigazione abbastanza facile, sia dal punto di vista meteorologico che dal punto di vista appunto di secche e fondali. Se dovessi scegliere una baia che merita una sosta, beh, qui allora, se con venti da sud ci si muove nel nord dell'Elba e potrei consigliare sicuramente Sansone o l'isola Paolina, una sosta all'isola Paolina per un bagno vale sicuramente la pena. Mentre con venti da sud, da nord, si naviga nella parte sud dell'Elba e consiglierei, a parte Fetovaia, insomma, che è la più famosa, anche un pochino affollata, consiglierei sicuramente Punta Calamita che è la spiaggia del Remaiolo, è poco frequentata, non è molto conosciuta e quindi si riesce a stare in tranquillità in un'acqua molto molto bella, molto limpida, in un fondale tranquillo sui 8-10 metri di sabbia. Allora, qual è la procedura per prenotare l'ormeggio? Normalmente sull'isola d'Elba, ma anche Capraia, non prendono prenotazioni nel mese di agosto. Qualcosina di più a Capraia, ma tendono a fare soltanto i transiti, quindi bisogna chiamare la mattina dopo le 9 e chiedere la disponibilità e sentire se hanno disponibilità di transito. Si può nei mesi anche invernali o diciamo primaverili prenotare dei posti pagando la caparra, però non so se vale la pena perché poi magari appunto le condizioni meteo possono cambiare, quindi io normalmente consiglio di prenotare dalla mattina per la sera, così uno è tranquillo di muoversi in base ai venti. Per un ristorante, allora il ristorante a Portoferraio, sicuramente due ristoranti famosi che mi vengono in mente e che valgono la pena sono la Bitta 20, proprio sul porto, e Dal Lido, che invece è nella piazza dietro il porto. O altrimenti al porto di Capraia, la Garritta, che vale la pena insomma di una sosta.